In questo video tutorial andiamo a vedere come ricreare delle impaginazioni utilizzando qualche effetto grafico per dare un tocco di creatività in più al nostro lavoro. Partiamo da questo primo foglio dove mostriamo alcuni effetti grafici come degli oggetti che abbiamo reso opacizzati e sovrapposti all'immagine per fare in modo che si crei questo, effetto di maschera con trasparenza che potete governare da questo pulsante qui, l'opacità. Come vedete è un oggetto di colore bianco che una volta posizionato sopra con una trasparenza del 50% crea questo effetto di maschera sovrapposta. Potete crearne due, questa è la vostra immagine e ricordatevi sempre di sbloccare gli elementi e ribloccarli una volta che avete completato il loro posizionamento. Quindi in questo caso questo elemento qui, quando lo trascinate, se volete essere sicuri che sia grande come quell'altro, vedete, potete trascinarlo fino a che non raggiungete la dimensione ideale, dopodiché lo sbloccate posizionandolo di sopra nella posizione definitiva. Andiamo a vedere un altro esempio, analogo a quello visto adesso, dove però vediamo che l'oggetto in questione è stato arricchito da un pattern che trovate disponibili nelle palette. Quindi, oltre alle tinte unite che potete utilizzare liberamente dalla palette colori, oppure utilizzare quelle predefinite negli sfondi, avete a disposizione anche dei pattern, che possono essere utilizzati per ricamare o decorare in maniera differente il vostro impaginato. In questo caso gli effetti di sfondo non sono stati opacizzati, bensì sono a tinta unita proprio per ricreare un contrasto con il testo sovrapposto. Questo è un oggetto, come vedete bloccato, che ora posso spostare, ed è stato ricreato appositamente per essere posizionato al di sotto del testo, enfatizzando quindi il testo e ricreando quel contrasto desiderato, che permette quindi alle immagini, in maniera specchiata, di avere un po' un effetto di polarizzazione bianco e nero tra di loro. Quindi sfondi in linea con il colore del testo. Un effetto abbastanza analogo ricreato qui dove lo sfondo di questo colore viene utilizzato per il bordino sottile nella foto di destra e il sfondo di destra bianco viene utilizzato come bordino sottile nel quadretto delle foto di sinistra. Qui potete vedere un effetto esempio dove si mischia l'effetto di sfondo, che potete sempre manipolare a piacimento, con l'effetto di sfumatura. Quindi l'oggetto di sfondo ridimensionato può essere a sua volta modificato con una sfumatura a piacimento. Quindi le sfumature possono essere, oltre che sulle foto, applicati anche agli oggetti di sfondo che potete posizionare dove credete. In questo caso l'oggetto dello sfondo è stato utilizzato per enfatizzare, per staccare il posizionamento di queste due foto nella pagina di destra. Quindi questo è un oggetto che una volta sbloccato, vedete molto semplicemente è un oggetto posizionato al di sotto di queste, proprio per evitare una tinta unita e dare un effetto di stacco e quindi di valorizzazione di queste immagini. In questo caso abbiamo utilizzato una sovrapposizione di una fotografia sopra due già predisposte, però allineandole tra di loro in maniera tale da avere un bordino sottile sopra le immagini che sembra continuo il bordino ricreato delle due foto sotto. Sono piccoli dettagli che possono essere semplicemente raggiunti manipolando le immagini come preferite, così come una classica sfumatura utilizzata su di una foto per completare il libro con un messaggio d'amore.